Benvenuti su Easy Italian Stories, un canale dove impari l'italiano con storie semplici e divertenti. Mettiti comodo, rilassati e goditi questa nuova storia. E non dimenticare di iscriverti per non perdere la prossima. Era un pomeriggio grigio e piovoso. Le nuvole coprivano il cielo e il suono dolce della pioggia si sentiva nelle strade. Carla, una giovane studentessa, camminava verso il mercato locale. Non aveva un ombrello, quindi la pioggia le bagnava i capelli e i vestiti. Mentre passava accanto alle bancarelle, qualcosa attirò la sua attenzione. Era un ombrello rosso. Non era solo rosso, era brillante, bello ed elegante. Carla si fermò e lo guardò. Lo adorava, ma guardò il cartellino del prezzo. $10, sussurrò. Carla aveva solo $7. Era una studentessa e non aveva molti soldi. Guardò l'uomo dietro la bancarella e disse: «Mi scusi, posso darle $7 per questo ombrello?» L'uomo sorrise gentilmente. «Oggi sei fortunata», disse. «Dammi 7 ed è tuo». Il volto di Carla si illuminò di gioia. «Grazie», disse. Pagò l'uomo e aprì il suo nuovo ombrello rosso. Si sentiva felice e orgogliosa mentre camminava sotto la pioggia. Carla entrò in una piccola pasticceria. Voleva comprare qualcosa di dolce per il suo fratellino. Lui adorava i cupcake e lei voleva fargli una sorpresa. Chiuse l'ombrello rosso e lo mise vicino alla porta. Dentro il negozio l'aria era calda e profumava di cioccolato e vaniglia. Una musica dolce suonava in sottofondo. Carla sorrise e guardò tutte le bellissime torte. Scelse con cura 3 cupcake. Mentre aspettava, chiacchierava con la commessa. Parlavano del tempo, dei dolci e dei giorni di pioggia. Poi Carla pagò i cupcake e si avvicinò alla porta. Ma qualcosa non andava. Il suo ombrello rosso era sparito. Si guardò intorno, confusa. Vicino alla porta c'era un altro ombrello, ma non era il suo. Era un vecchio ombrello nero con piccoli anatroccoli gialli. Carla lo raccolse. Non è bello, pensò. Ma non posso camminare sotto la pioggia senza ombrello. Sospirò. Forse oggi non è il mio giorno fortunato. Carla camminò verso la piazza del paese. La pioggia cadeva ancora leggera e lei teneva l'ombrello con gli anatroccoli sopra la testa. All'improvviso un giovane si avvicinò. «Ciao», disse con un grande sorriso. Carla lo guardò. Non lo conosceva. Non disse nulla e continuò a camminare. Il ragazzo la seguì. «Aspetta», disse. «Per favore, aspetta». Carla si girò. «Lasciami in pace»,
disse. L'uomo sembrava sorpreso. Mi dispiace, disse. Marissa, non volevo arrivare in ritardo. Carla sbatté le palpebre. Io non sono Marissa, disse forte. L'uomo la guardò di nuovo. Non sei Marissa? Chiese, confuso. Ma hai il suo ombrello. Indicò l'ombrello con gli anatroccoli gialli. Carla lo guardò. Sì, disse. Ma non è mio. Qualcuno ha preso il mio ombrello rosso. Io ho preso questo per sbaglio. L'uomo fece un piccolo sorriso. Ah, allora Marissa deve aver preso il tuo ombrello per sbaglio. Fece una pausa. Dovevamo incontrarci per la prima volta oggi. Mio cugino ha organizzato tutto. Marissa lavora con lui. Carla ora lo guardava con attenzione. Non sembrava pericoloso. Solo confuso e forse un po' nervoso. Ha i capelli corti e scuri, disse lui. È alta come te e ha quell'ombrello nella foto che mi ha mostrato mio cugino. Carla scosse la testa. Io non sono lei, mi chiamo Carla. L'uomo annuì. Ti credo adesso. Guardò l'orologio. È già dopo le 3. Marissa doveva arrivare alle 2:30. Sospirò. Troppo tardi ormai. Poi guardò di nuovo Carla. Beh, disse piano, già che siamo qui, ti va un caffè? Carla esitò. Non conosceva quell'uomo. Ma qualcosa in lui le dava un senso di sicurezza. Annuì. Va bene, un caffè. Andarono in una piccola caffetteria lì vicino. Dentro era caldo e accogliente. L'uomo sorrise. Mi chiamo Paolo, disse. Sono al 3° anno di giurisprudenza. Io sono Carla, rispose lei. Studio scienze naturali. Parlarono a lungo, della scuola, della vita, della pioggia. Risero e si raccontarono storie. Carla si sentiva di nuovo felice. Ma poi guardò l'orologio. Oh no, disse. Devo andare. Domani ho un esame importante. Anche Paolo si alzò. In bocca al lupo, disse. Ti piacerebbe rivederci? Carla sorrise. Sì, disse piano. Mentre Carla tornava indietro attraversando la piazza silenziosa, la pioggia ricominciò a cadere. Poi vide qualcuno dall'altra parte della strada. Era una ragazza, alta, con i capelli corti e scuri. Teneva in mano un bellissimo ombrello rosso. Carla la fissò. Quello è il mio ombrello, pensò. La ragazza vide Carla, poi vide l'ombrello con gli anatroccoli. Il suo viso divenne rosso. Sembrava imbarazzata. Carla si avvicinò a lei. Non preoccuparti, disse Carla con dolcezza. Tieni l'ombrello rosso. Credo che porti fortuna. La ragazza era sorpresa. Davvero?
Carla annuì. Ho passato una bella giornata grazie a quell'ombrello. Penso che mi abbia portato fortuna. La ragazza sorrise timidamente. Grazie. Anche Carla sorrise. Aprì di nuovo l'ombrello nero con gli anatroccoli gialli. La pioggia cadeva su entrambe. 2 ragazze, 2 ombrelli, una giornata fortunata. E questa è la fine della storia di oggi. Ti è piaciuta? Era facile da capire? Vorresti ascoltare altre storie come questa? Scrivilo nei commenti. Grazie per aver guardato e a presto con una nuova storia per imparare l'italiano.